Quel giorno Alessandro doveva suonare delle musiche per uno spettacolo teatrale nella capitale. Melissa lo raggiunse per poterlo rivedere e parlargli di nuovo, per conoscerlo meglio. Al termine dello spettacolo chiese di lui, che venne fuori e le rivolse uno dei suoi splendidi sorrisi appena la vide. Le chiese di aspettare, prese le sue cose e insieme si allontanarono. Fecero un giro per le strade della città illuminate dai lampioni della notte ancora calda, con le poche foglie che iniziavano a staccarsi dagli alberi. L'autunno era alle porte. Entrarono in un bar, bevvero un drink e poi si diressero verso casa di lui. Alessandro fece accomodare Melissa sul divano. Con gentilezza le ispirò la giacca color arancio che aveva e la appese sull'attaccapanni dietro il portone. Era tardo pomeriggio, quasi sera ormai, e il cielo cominciava ad imbrunirsi. Così lui accese la lampada che aveva in salotto proprio accanto al divano dove la ragazza si era accomodata. Poi lui si chinò e le si sedette accanto. Iniziarono a guardarsi negli occhi. Lui la fissava dentro ogni sguardo per scrutare le sue emozioni. Cercava di cogliere più che poteva dal suo viso, cercava di conoscerla meglio, a fondo. Lei ricambiava lo sguardo con forte imbarazzo. Non riusciva a fissare quegli occhi senza arrossire, senza sentire dentro di sé una fiamma ardente che accendeva un rovente desiderio, il desiderio di lui. Non sapeva per quanto tempo ancora avrebbe potuto resistergli, per quanto avrebbe potuto resistere alla tentazione che guidava il suo corpo, all'impulso che si impadroniva di lei, dei suoi gesti, dei suoi moti, all'istinto di baciarlo, di accarezzarlo, di stringerlo forte e attirarlo a sé per sempre. Non sapeva per quanto tempo avrebbe potuto resistere alla sua bramosia, alla fame che aveva di fare sesso con lui, di farlo suo, di sentirlo vivo dentro di lei, di sentire il calore delle sue mani sul suo corpo, le sue carezze sul suo viso. Lui le prese la mano nella sua e gliela accarezzò per tentare di smorzare la tensione. Melissa osservava Alessandro mentre era ispirato e pensava concentrato, guardando oltre l'orizzonte. Nel frattempo, lei scriveva ciò che il viso di lui le ispirava. Era così bello e angelico. Continuava a mordersi le labbra e a fissarlo quando lui non si accorgeva del suo sguardo. Improvvisamente, lui si alzò sorridendo e si diresse verso di lei sul divano. Si protese in avanti e si avventò su di lei, cercando di strapparle curiosi i fogli che ella aveva tra le mani. Rimasero così per un attimo a fissarsi, l'uno di fronte all'altra, ad 1 millimetro di distanza dai loro corpi, dai loro occhi, dai loro cuori. Erano così vicini, mancava poco, ma così poco che... Poi tuonò un bip, tutto si interruppe. Era il telefono di Alessandro. Stanco, il ragazzo dopo un po' si sdraiò sul suo divano. Era così bello, sembrava un angelo. Chiuse gli occhi e allontanò i pensieri. Melissa si avvicinò silenziosamente al suo volto, attese per un po', poi allungò la mano e passò le dita tra i suoi capelli neri e morbidi, scostandoglieli delicatamente dalla fronte. Tutto era così soffice. Poi scese sul suo viso, sussurrò qualcosa, si mise in ginocchio, chinandosi su di lui, e passò velocemente appena le labbra sulle sue, appena un tocco fugace. Temeva si svegliasse, ma il desiderio era talmente grande da arderle dentro. Sì, il desiderio di sentire il contatto con le sue labbra, di assaporarle dolcemente. Un bacio, soltanto un piccolo bacio. Lui schiuse gli occhi e lei si drizzò all'improvviso, con le guance infuocate.